In questo video spiego 5 cose che non sai sulla lingua italiana, o meglio, 5 cose che non sai se non sei un madrelingua italiano. Se l'italiano non è la tua prima lingua, sei nel posto giusto. In questo video ti spiegherò 5 cose che di solito ai corsi di italiano non vengono insegnate. Intonazione sbagliata, ok? In questo video ti spiegherò 5 cose che ai corsi di italiano di solito non vengono insegnate. Per cose intendo verbi, espressioni idiomatiche e modi di dire italiani che di solito non vengono spiegati. Ma evitiamo di perdere tempo e passiamo subito alla prima di queste cose. Round 1. La prima cosa di cui volevo parlare è l'espressione fare comodo a qualcuno. Questa espressione probabilmente non la conosci perché di solito non viene insegnata ai corsi di italiano. Ti faccio subito un esempio con questa espressione. Il mese prossimo spero di guadagnare di più. Qualche soldo in più mi farebbe comodo. Cosa significa? Dei soldi in più mi sarebbero utili. Un'altra frase di esempio potrebbe essere la seguente. Ho troppo lavoro. Mi farebbe comodo un assistente. Cosa significa questa frase? Mi servirebbe un assistente. Avrei bisogno di un assistente. Un assistente mi sarebbe utile. Un'altra frase di esempio potrebbe essere: Marta ti ha detto così perché le fa comodo. Cosa significa? Ti ha detto così perché le conveniva dirti così. Dirti così le tornava utile. Cioè, in altre parole, ci guadagnava qualcosa a dirti così. Per questo motivo ti ha detto così. Oppure un altro esempio potrebbe essere questo. Alcuni insegnanti ti dicono che puoi imparare l'italiano senza fatica e in modo automatico. Ti dicono così perché gli fa comodo. Cosa significa? A queste persone conviene dire così. Per queste persone è vantaggioso dire così. In altre parole, queste persone dicendo così guadagnano qualcosa, hanno interesse a dire così. Ma vediamo qual è la seconda cosa che forse non sai sulla lingua italiana. Round 2. La seconda cosa di cui volevo parlare è il verbo rivangare. Questo verbo deriva dalla parola vanga. La vanga è un oggetto che serve per scavare e lavorare la terra. Per esempio viene usata nei campi e negli orti. In sostanza la vanga è un tipo particolare di pala con una lama triangolare. In senso letterale, rivangare vuol dire lavorare nuovamente la terra con la vanga. Però di solito questo verbo non viene usato in senso letterale, ma in senso figurato. In senso figurato, rivangare significa riprendere a parlare di cose passate, oppure di storie che si sono concluse ormai da tempo. In particolare se queste sono spiacevoli e sarebbe meglio non parlarne più. E quindi questo verbo lo sentirai spesso in esortazioni di questo tipo. Non rivangare il passato, oppure non riesco a parlare. Non rivanghiamo il passato. Non parliamone più di questa cosa. Se per esempio una persona rievoca un episodio spiacevole del passato, le si può dire non rivangare il passato. Cosa significa? Non disseppellire una cosa brutta che era stata sepolta. Cioè non andare con la vanga a tirare fuori dal terreno questa cosa spiacevole che era stata sepolta e di cui sarebbe meglio non parlare più. Ma vediamo la terza cosa che forse non sai sulla lingua italiana. Round 3. La terza cosa di cui volevo parlare è l'espressione mettere qualcosa sottosopra. La parola sottosopra è un avverbio. Ti faccio subito una frase di esempio con questa espressione. Quando abbiamo fatto la ristrutturazione, gli operai hanno messo la casa sottosopra.
Oppure un esempio ancora meno piacevole potrebbe essere il seguente. I ladri hanno messo la casa sottosopra. Cosa significa mettere qualcosa sottosopra? In senso letterale significa mettere la parte superiore sotto e viceversa. Invece in senso figurato e idiomatico significa mettere in uno stato di grande disordine. Quindi se io dico che gli operai hanno messo la casa sottosopra, significa che gli operai hanno fatto molto disordine. Chiaramente per lavorare hanno spostato tutte le cose. Non hanno lasciato le cose al loro posto, hanno spostato tutto e hanno fatto disordine. Ma vediamo qual è la quarta cosa che forse non sai sulla lingua italiana. Round 4. La quarta cosa di cui volevo parlare è il verbo ingozzarsi. Questo è un verbo molto colorito, tipico del parlato, che fondamentalmente significa riempirsi di cibo. In particolare questo verbo viene usato per riferirsi a una persona che mangia rapidamente e in modo esagerato. Una persona che si ingozza non è semplicemente una persona che mangia tanto e si riempie di cibo, è una persona che mangia velocemente e in modo anormale, se vogliamo, mangia con molta avidità. Una frase di esempio potrebbe essere: mangia piano, non ingozzarti. Oppure un altro esempio potrebbe essere: Luigi dovrebbe mangiare di meno, si ingozza come un maiale. Oppure un altro esempio potrebbe essere: molte persone fanno l'aperitivo soltanto per ingozzarsi. Non so se sai cos'è l'aperitivo. In Italia in alcuni locali, in alcuni pub, si può fare l'aperitivo. Fondamentalmente si ordina una cosa da bere, per esempio una birra, e poi si può mangiare tutto quello che si vuole. Nel senso che lì c'è un tavolo con sopra dei piatti e una persona che fa l'aperitivo può prendere quello che vuole. Quindi di solito se una persona ha pagato il drink può mangiare tutto quello che vuole e in teoria non ci sono limiti. Quindi ovviamente molte persone quando fanno l'aperitivo cosa fanno? Si ingozzano, cioè cercano di mangiare il più possibile e il più in fretta possibile. Ma vediamo la quinta cosa di cui volevo parlare. Round 5. La quinta cosa di cui volevo parlare è l'espressione idiomatica si chiama Pietro. Questa frase idiomatica viene usata quando si presta qualcosa a qualcuno e in particolare viene usata quando si vuole sottolineare il fatto che la cosa è stata prestata e non regalata. Per esempio, se qualcuno ti presta una penna, mentre ti dà la penna ti potrebbe dire si chiama Pietro. Pietro ovviamente non è il nome della penna, le penne di solito non hanno un nome, o almeno le persone normali non danno un nome alle penne, ma se la persona ti dice si chiama Pietro, vuole dire che quando avrai finito di usare la penna gliela dovrai restituire. Quindi vuole dire che non te la sta regalando, te la sta prestando. Perché si dice si chiama Pietro? Perché in realtà si chiama Pietro è soltanto la prima parte di una rima. La rima è si chiama Pietro perché torna indietro. Quindi ecco, se qualcuno ti dice si chiama Pietro, vuole dire che si aspetta che quell'oggetto gli torni indietro. Ecco, spero che questo video ti abbia aiutato a scoprire cose nuove sulla lingua italiana. Se ti è piaciuto, metti un mi piace in modo che io possa capire che apprezzi questo tipo di contenuti. In generale, se vuoi ampliare il tuo lessico italiano e parlare in modo naturale, ti consiglio caldamente di iscriverti. Nel frattempo, qua in alto ti lascio la scheda di un altro video che ti consiglio vivamente di guardare. E che la forza della lingua italiana sia con te.